In questa occasione mi occupo di mostrare non tanto perché non possediamo il libero arbitrio, ma piuttosto perché non vi sono ragioni per le quali dovremmo anche solo prendere in considerazione la possibilità di averlo, dove per libero arbitrio dobbiamo intendere ciò per mezzo del quale ci sono alcune azioni che abbiamo compiuto e che avremmo potuto non compiere e altre azioni che non abbiamo compiuto e che invece avremmo potuto compiere. Ho detto in altre parole, il libero arbitrio va qui inteso come la capacità di agire diversamente da come abbiamo agito. Se è questo il significato che diamo al libero arbitrio, allora dobbiamo scontare il fatto che qualunque sia stato il modo con cui abbiamo agito, l'idea che avremmo potuto agire altrimenti è un'idea che non avremo mai la possibilità di confermare neppure in linea di principio, e questo perché il mondo si dà a noi nell'unico modo con cui ne abbiamo esperienza, senza permetterci di sapere se quello fosse anche l'unico modo con cui poteva darsi o se ve ne erano davvero dei modi alternativi. E questo vale anche per le fantomatiche azioni alternative che il nostro libero arbitrio sembra prometterci, ma che lo qualificano appunto come qualcosa che esula totalmente dalla nostra possibilità, anche in linea di principio, di averne una conferma, ed è proprio per questo motivo che non abbiamo alcuna ragione per credere nella sua esistenza. Da questo punto di vista, a poco giova l'obiezione secondo la quale all'interno dell'immaginazione abbiamo la possibilità di avere accesso a quelle fantomatiche azioni alternative che il nostro libero arbitrio sembra prometterci. Questa obiezione, infatti, può essere facilmente respinta considerando il fatto che all'interno della nostra immaginazione possiamo realizzare scenari che sono indipendenti dalle leggi della fisica. Ad esempio, se nelle leggi della fisica una palla di piombo lasciata sospesa in aria deve per forza cadere al suolo, all'interno della nostra immaginazione può benissimo rimanere sospesa in aria. Allo stesso modo, all'interno della nostra immaginazione siamo in grado di immaginare che avremmo potuto agire diversamente da come abbiamo agito, e tuttavia questo non pone alcuna limitazione alle leggi della fisica che, se impediscono il libero arbitrio, continueranno a impedirlo a prescindere dal fatto che siamo in grado di immaginarlo in azioni. Allo stesso modo è possibile rispondere all'obiezione secondo la quale noi sentiamo di essere i fautori delle nostre azioni e sentiamo anche di non essere univocamente determinati a realizzarne alcune piuttosto che altre. Il problema di questa obiezione è che sentire di essere o non essere qualcosa non cambia quelle che sono le leggi della fisica. Noi possiamo anche sentire di essere in grado di volare e tuttavia, se ci buttiamo da un tetto, non saremo in grado di volare perché le leggi della fisica ce lo impediranno. Allo stesso modo, se ci sono delle leggi della fisica che ci determinano univocamente a fare delle azioni piuttosto che delle altre, noi potremo anche sentire che quelle azioni non erano univocamente determinate e tuttavia ugualmente saranno quelle azioni che noi realizzeremo. In conclusione, non ha alcuna importanza ciò che noi pensiamo del libero arbitrio, perché l'unica cosa che conta sarebbe stata avere la possibilità di darne una conferma, ma poiché questa possibilità ci è preclusa anche in linea di principio, non ci rimane altro che accettare che non vi è alcuna ragione per ritenere che esso esista, proprio come non avremmo alcuna ragione per ritenere che qualcosa esiste se quel qualcosa fosse destinato a rimanere per sempre al di fuori di ogni nostra possibilità di averne una conferma. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!